malati di motori, vecchie chiavi inglesi, siamo ancora in officina. E oggi parliamo di una delle domande più proposte all'interno dell'officina, soprattutto durante il cambio gomme. Ma perché si consumano male i nostri pneumatici? E allora, iniziamo. Il pneumatico. Il pneumatico è un po' come la turbina. Spero che abbiate visto un video precedente, ma dicevo che la turbina, come anche altre cose, ci parlano. Stessa cosa, il pneumatico ci parla e ci dice cosa c'è che non va, cosa possiamo capire da questa cosa. E cosa possiamo capire allora dal consumo del pneumatico? Beh, il pneumatico si deve consumare uniformemente, almeno nei sistemi di sospensioni classici MacPherson, che sono i più diffusi, che adesso andiamo a vedere insieme. Un sistema MacPherson classico a quadrilatero semplice è come questo. Quindi abbiamo un trapezio inferiore, la testina dello sterzo, questo è dove agiamo quando giriamo sul volante, e l'ammortizzatore che, oltre da fare da fulcro, è anche il portante di tutto il peso dell'auto. Su questo genere di sospensione il consumo della gomma deve essere il più uniforme possibile. Ciò vuol dire che se noi abbiamo un consumo, ad esempio, interno di tutti e due i pneumatici, la prima cosa che ci deve venire in mente è che probabilmente abbiamo una convergenza anomala. Se aperta, quindi se abbiamo un consumo interno, vuol dire che le gomme non saranno così, ma saranno verso l'esterno, spareranno all'esterno della macchina, e quindi andrà ad essere una convergenza cosiddetta negativa. Le gomme si consumeranno interno e la macchina andrà un po' a spazzaneve, tra l'altro riducendo un pochino la velocità massima e aumentando il consumo. Ma abbiamo parlato di consumo anomalo di tutti e due i pneumatici. E come può essere che ce ne sia uno solo? Beh, generalmente dobbiamo stare molto attenti alle testine dello sterzo, queste testine qua, perché spesso e volentieri noi abbiamo un gioco qua all'interno che andrà a far aprire, quindi questo grado questo si chiuderà e la gomma farà questo movimento e quindi andrà a consumarsi la parte interna. Ok? Questo spesso ce ne accorgiamo, uno, basta fare questo movimento e vedremo del gioco qua, ma parliamo di pochi millimetri. Due, ce ne accorgiamo anche perché andando inizieremo a sentire dei rumori molesti. Per intenderci, mi è capitato di salire su macchine che facevano dei rumori che neanche... Io non ci sarei andato neanche per fare il giro al mercato a 10 all'ora, ma neanche 5, e sono stati definiti dall'utilizzatore dei semplici scricchiolii, quindi la cosa è molto soggettiva, però ci siamo intesi, la macchina davanti non deve fare rumori strani. Quindi abbiamo capito che se abbiamo un consumo interno della gomma, probabilmente l'auto mentre va tende ad aprire la gomma, quindi dovremo andare ad analizzare tutti quei fattori che fanno aprire una gomma, anche il trapezio. Per esempio, proprio su questo bel ponticino qua, poco fa c'era una macchina con un gioco enorme su questi trapezi, un rumore assurdo, e questo cosa faceva? Faceva sì che quando la macchina poggiava per terra, ancora una volta avevamo la gomma in questo modo, quindi aumentava di camber, in questo caso non andava a variare la convergenza, che è questo angolo, ma il camber, che è questo, e andava a disegnare un camber negativo. Anche qui il camber negativo faceva appoggiare solo la parte interna della gomma e vai che la gomma si consumava solo al lato interno. Attenzione, adesso stavamo parlando di consumo interno. Il consumo interno su alcune tipologie di auto, soprattutto quelle con già sistemi multilink, sistemi a quadrilatero alto, come possono essere le Alfa Romeo, si è vista la targa, queste possono avere un consumo interno della gomma, ma è peculiarità di quel tipo di sterzo che ha un feeling di guida e una direzionalità che uno sterzo normale a quadrilatero semplice come quello che abbiamo appena visto non riesce a dare. Per cui su certi tipi di vetture, più si va su di gamma, è accettabile un minimo di consumo interno a patto di avere una tenuta eccezionale o comunque molto più alta rispetto a un quadrilatero semplice. Quindi adesso abbiamo analizzato quale può essere il problema se abbiamo un consumo interno di tutti e due i pneumatici.
Quando abbiamo un consumo interno di un pneumatico, diciamo che le anomalie possono essere molto simili, ma è più facile che abbiamo dei giochi, quindi andremo a controllare la testina dello sterzo che abbiamo visto prima, la testina sul trapezio e il trapezio stesso, perché non devono assolutamente avere dei giochi. Oltre ad essere pericolosi, vi faranno consumare le gomme malissimo. La stessa cosa vale se abbiamo una convergenza chiusa, quindi positiva, che disegnerà tra tutte e due le gomme avanti un più. Ecco, se è chiusa, oltre alla macchina essere molto reattiva, cioè appena giriamo il volante, bam bam, sterza e non dà feeling di guida, consuma le gomme sull'esterno, non all'interno, ma sull'esterno, di entrambe generalmente, perché durante la marcia le due gomme tendono a allinearsi sulla stessa distanza, quindi tenderanno a chiudersi o tutte e due o ad aprirsi tutte e due. Anche in questo caso, che facciamo? Andiamo a controllare i giochi su tutto l'avantreno. Ovviamente stiamo parlando di gomme anteriori, sul posteriore vale la stessa cosa. Andiamo a controllare se non ci sono giochi e poi verifichiamo l'asse di convergenza e camber, che appunto è questo diciamo muoversi qua. Ad esempio, testine rotte che hanno gioco possono causare un consumo esterno della gomma, perché dato il bump still, che è quel movimento dell'auto, no? Quando prende un DOS e l'ammortizzatore si alza, viene detto bump still, ok? Questo movimento fa andare, se l'ammortizzatore è scarico, il camber fortemente in positivo, può anche farlo andare in negativo, dipende dal tipo di assetto, ma comunque è più facile che vada in negativo e vi farà consumare le gomme dal lato esterno. Quindi attenzione anche agli ammortizzatori, altro organo importante del pneumatico. Come facciamo a vederlo? Beh, l'ammortizzatore non deve trasudare olio. Se noi andiamo a fare un movimento su un'auto di questo genere qua, facendoci un po' pesare, l'auto deve scendere e salire e fermarsi. Macchine con gli ammortizzatori scarichi cosa faranno? Tenderanno a ondeggiare e non fermarsi più, e quando si andrà in strada sembrerà di andare come dei cammelli. E ragazzi, lo sapete tutto questo che cavolo è, no? Questo è un bellissimo gonfiagomme o pistola barometri, non so, chiamatela come cavolo volete, serve per gonfiare le gomme. Perché ve la faccio vedere? Perché è importante tenere le gomme a pressioni adeguate. Provate voi ad andare in bicicletta con le pressioni sgonfie e vedrete se non fate più fatica, quindi consumerete anche meno, in più pressioni adeguate consentono di consumare il pneumatico in modo adeguato e oltretutto ad avere il massimo della tenuta che i pneumatici che montate possono darvi, per cui avete speso i dindini e li sfruttate tutti per i pneumatici. Se invece poi li gonfiate male, tanto vale mettere il Michelin Super Mega High Performance e poi non li gonfiamo. Quindi sempre sulla pressione pneumatici, pressione bassa, tenderanno a consumarsi i due esterni, perché la gomma tenderà a schiacciarsi la parte interna e a consumarsi i due esterni. Pressione viceversa, troppo alta, 2,9, 2,3, boh, via, spariamo più perché più è meglio. No, più non è meglio per un cavolo, si consumerà la parte interna e voi, mentre andrete in strada, utilizzerete solo una piccola parte del pneumatico. Consumo molto più alto di pneumatico, in questo caso non di carburante, ma tenuta decisamente inferiore. Ma come faccio quindi a prevenire il consumo dei pneumatici anomalo? Beh, ogni 10.000 km date un occhio al pneumatico. Non deve essere consumato in questo modo, vedete? Questa è una tipica macchina con una convergenza o con qualche problema di assetto che ha consumato male le gomme all'interno. Tra l'altro è molto pericoloso perché voi dall'esterno vi sembrerà, adesso lasciamo perdere questi che sono consumati, non ne avevo altri da farvi vedere, ma potrà sembrare che la gomma è bella e dentro rischiate di avere fuori la tela e spalcarvi tutto. Questo ha già fuori la tela, adesso non si vede ma mi sono incastrato i guanti. Quindi questa qua è una tipica macchina che potrebbe avere ad esempio la convergenza troppo aperta e quindi negativa. Molto importante, quindi ogni 10.000 km controllare l'usura, verificare tutti i giochi all'anteriore, quindi trapezi, testine, ammortizzatori, utilizzare il vostro bellissimo orecchiometro per capire se ci sono rumori anomali che potrebbero portare poi al consumo anomalo e anche a diminuire la sicurezza della vostra auto. Dicevamo, ogni 10.000 km girarle eventualmente, fare le pressioni, controllare l'usura, controllare i giochi.
Se è tutto a posto, il consumo delle gomme sarà perfetto e avrete il massimo della tenuta, il massimo della ruota e il massimo di sicurezza sulla vostra auto. Giusto per farvela vedere, ho tenuto qua una gomma completamente spaccata fuori, andata a sgonfia, per farvi vedere cosa succede se un pneumatico percorre della strada senza pressione. Eccolo qua. Praticamente abbiamo dovuto, per smontarlo dal pneumatico, tagliarlo e guardate come si è. Il peso dell'auto con la temperatura, cosa hanno prodotto? L'hanno spaccato tutto. Divertente, vero? Praticamente questa andava solo sul cerchione. Guardate la parte interna e c'è solo metà. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ricapitolando, pressioni a posto, giochi all'anteriore, ammortizzatore, se noi appoggiamo le mani sopra non si deve muovere niente, non dobbiamo sentire di giochi, se andiamo a stringere le gomme non dovremo vedere la gomma che oscilla, deve stare tutto bello fermo, saldo, ok? Deve resistere a un uragano sto cavolo di assetto dell'auto. Una volta che abbiamo guardato questo, se abbiamo dei dubbi, ovviamente controlliamo visivamente le gomme che siano consumate bene, quindi saremo sicuri, perché se la gomma è consumata bene è difficilissimo che ci siano dei problemi, molto difficile. È veramente però il contrario, quindi se noi abbiamo la gomma consumata male, al 99% dei casi abbiamo un problema, anche solo di convergenza, che attenzione, è solo uno degli angoli dell'assetto, ce ne sono ben tanti altri che possono poi causare un consumo anomalo. Io spero che il video vi abbia stuzzicato un po' le meningi. Malati di motori, ci vediamo alla prossima, ciao!